Benvenuti sul canale di Turisti Squattrinati. Oggi vi portiamo a visitare il Museo Egizio di Torino e allora mettetevi comodi e partiamo. Siamo arrivati con il treno alla stazione di Torino Porta Nuova e da qui siamo andati al Museo Egizio a piedi che si trova in via Accademia delle Scienze numero 6 e ci metteremo circa 15 minuti, la distanza è circa 1 chilometro. Se non avete voglia di camminare potete prendere il taxi che ci mette 2 minuti e pagate tra i 6 e gli 8 euro, mentre il tram prendete la linea 4 che ci mette 12 minuti e si pagano intorno ai 2 euro a testa. Se andate a piedi sul tragitto potete vedere la chiesa della Madonna degli Angeli e qui il 7 gennaio 1861 si fecero le esequie della salma di Cavour. Poi vediamo la chiesa San Filippo Neri con i suoi 69 metri di lunghezza e 37 metri di larghezza. È l'edificio di culto più grande della città. Se non siete interessati a vedere il tragitto che abbiamo fatto dalla stazione del treno di Torino Porta Nuova per arrivare al museo, ma vi interessa soltanto vedere il museo, saltate al minuto 4 del video. Questo è Palazzo Carignano, dove c'è il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ed è il più antico e importante museo sul Risorgimento di tutta Italia. Qui è l'entrata al Teatro Stabile di Torino. E la statua davanti all'entrata è di Vincenzo Gioberti, che è stato un patriota e filosofo italiano e il primo presidente delle Camere dei Deputati del Regno di Sardegna. Per supportare il nostro canale, se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti e cliccare la campanella in maniera da rimanere aggiornato su nuovi contenuti. A te non costa niente, per noi è una grossa spinta morale per pubblicare sempre nuovi video. Qui siamo davanti alla biglietteria per il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Mentre questa è la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino ed è una delle più importanti biblioteche italiane. Questo è il monumento equestre di Re Carlo Alberto di Savoia e si trova nell'omonima piazza dal 1861. Abbiamo allungato un po' il tragitto siccome siamo arrivati al Museo Egizio un po' in anticipo, siccome quando si comprano i biglietti online c'è anche l'orario d'entrata. Qui siamo in Piazza Castello e questo è il castello degli Accaia. E qui siamo all'ingresso del museo e ci apprestiamo ad entrare. La statua di Iside, alta 153 cm ed è datata tra il 1200 e il 1500 a.C. Queste sono statuine funerarie, normalmente realizzate in terracotta o in legno e venivano depositate nel sepolcro insieme al defunto. I vasi funerari erano usati per conservare le viscere estratte dal cadavere durante la mummificazione.
Gli orari per visitare il museo sono il lunedì dalle 9 alle 14, dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18:30. Il prezzo del biglietto intero è 15 euro, 12 euro per gli over 70, 1 euro tra i 6 e i 14 anni, 3 euro tra i 15 e i 18 anni, gratuito fino ai 5 anni per gli invalidi e gli accompagnatori e anche nel giorno del compleanno il biglietto è gratuito. Qui vediamo un sarcofago e qui altre statuine funerarie, amuleti e scarabei. Il Museo Egizio è il più antico museo del mondo ad essere interamente dedicato alla civiltà egizia. È il secondo più importante del mondo dopo quello del Cairo. Il sarcofago dell'imperatore Ibu in pietra e risale intorno al 1800 a.C. Statua della principessa Redi e risale al 2500 a.C., mentre questa è la statua incompleta di Teti. Questa che vedete è una tunica a pieghe. Da studi fatti si presuppone che per far rimanere perfettamente le pieghe anche dopo 4000 anni abbiano usato la cera d'api. Le grigie sono scarpe dell'epoca simili ad infradito e direi fatte di materiale molto buono, visto la condizione in cui si trovano dopo migliaia di anni. Questa è una mummia. Qui un'altra mummia. Alla sinistra un paio di sandali. L'oggetto sopra che sembrano delle corna è un appoggiatesta. E questi sono oggetti che sono stati ritrovati nella tomba. Questi sono sarcofagi con gli oggetti che venivano messi dentro. Qui abbiamo delle sculture in legno. Questa è la mummia più antica ritrovata e risale a 5500 anni fa, infatti risale al 3500 a.C., cioè 1500 anni prima che si presumeva il periodo delle prime imbalsamazioni. Per più di un secolo si pensò che si conservò così bene in modo naturale, grazie alla sabbia del deserto e alla mancanza di umidità. In seguito a delle analisi si scoprì che fu mummificata con la stessa ricetta usata per preservare in eterno re e regine. Statua del governatore Huanca. Queste statue furono recuperate nella necropoli rupestre di Qawa el-Kebir, che in parole povere sarebbe un agglomerato di tombe fatte nella roccia. Questo è un sarcofago.
Questo sempre un sarcofago fatto in pietra. Qui vediamo dei letti con il suo appoggiatesta. Questo è il sarcofago di Ka, costruito con legno, oro, bronzo e stucco e risale al 1400 a.C. Questi sono altri sarcofagi che variano a seconda delle epoche e delle usanze religiose che si evolvevano con i tempi. Questa è la cappella funeraria Maya. Qui una mummia e una serie di sarcofagi. C'è una curiosa leggenda che lega non solo il museo, ma tutto Torino all'Egitto. Una leggenda racconta che Torino sia stata fondata proprio da un principe egizio. L'uomo infatti fu costretto ad abbandonare il proprio paese natale e sbarcato sulle coste della Liguria, proseguì fino al Piemonte, dove sulle sponde di un fiume fondò Eridania. Il Po per secoli fu chiamato Eridano. Qui introdusse il culto del dio Api, raffigurato con le sembianze di un toro. Ciò spiegherebbe il nome più recente della città. Questi sono bellissimi sarcofagi fatti con una roccia talmente lucente che sembrano fatti di metallo. In questa stanza molto scura ci sono diverse statue. Questa statua è il ritratto del faraone Seti II e indossa una corona Atef. Questa è la statua del faraone Horembeb con il dio Amon, che è quello più grande che è seduto.
Ormai qui siamo all'uscita dove possiamo acquistare libri e oggetti come ricordo della visita. Se il video ti è piaciuto ricordati di cliccare il pollicione all'insù e se non l'hai ancora fatto di iscriverti al canale. Grazie per la visione e un grosso ciao da Turisti Squattrinati, al prossimo video!